Mi chiamo Sandro Tombolesi e sono un ex pilota dell'aviazione dell'esercito. Nella carriera ho svolto varie missioni, ex Jugoslavia, Kosovo, Libano, Iraq e Afghanistan. Ho totalizzato all'incirca 6.000 ore di volo. Non sono un figlio d'arte, avevo uno zio contrammiraglio e un mio fratello era un ex sommergibilista e adesso sta a Miami sulle navi da crociera con una grande società di Miami. Sono nato ad Osimo in provincia di Ancona. Come mi è venuta questa passione del volo? È venuta perché quando ero piccolo, per modo di dire, avevo sui 10 anni all'incirca, e qua c'era un pilota, un sergente maggiore pilota della pattuglia acrobatica. In quel periodo stava a Treviso. E mi ricordo che passava su Osimo bassissima quota con il suo 326 arancione e mi ricordo che faceva dei looping, dei tonnoe indescrivibili. In più poi veniva spesso e volentieri anche con il G91 perché, come dicevo, stava a Treviso. E poi purtroppo ho avuto un incidente aereo con le frecce tricolori il 14 marzo del 74 ed è sepolto qui in Osimo. E da piccolo mi è venuta, ripeto, questa passione per il volo. Infatti facevo modellini a non finire, ne avevo più di 100 di questi modellini. Cosa è successo? Che nel 75 ho preso il brevetto da pilota civile di primo grado, perché in quegli anni c'era la possibilità di prendere il brevetto di primo, secondo e terzo grado. Se uno aveva inferiore ai 18 anni, mi ricordo che l'Aeroclub Italia dava il 70% del rimborso, per cui ho approfittato di questa occasione. Mentre facevo il corso e durante il corso c'erano due ragazzi di Porto San Giorgio, uno si chiamava Piero Di Pizio e l'altro Giuseppe Catalini. Questi due ragazzi mi hanno chiamato un giorno e hanno detto: ma perché non fai la domanda per venire nell'esercito a fare il pilota? E io sono rimasto un po' a bocca aperta perché ero appassionato di aeronautica, ma all'esercito ho mai saputo che c'erano elicotteri o aeroplani. Per cui io ho detto: ma che sarebbe esercito? Esercito ci sono elicotteri ed aeroplani. Ho detto: ma io ho saputo sempre che nell'esercito c'erano soltanto carri armati, alpini e roba del genere. No, ci sono anche elicotteri. Fai anche tu la domanda, mi hanno detto. E io feci la domanda, avevo compiuto da poco 18 anni. Per cui dopo qualche mese mi chiamarono a Forlì per fare l'idoneità al servizio militare. E dopo poco mi mandarono a Milano all'Istituto Medico Legale per fare la visita medica per l'idoneità al volo come pilota. E so che qualche giorno prima di maggio mi arrivò una cartolina dove diceva che il giorno 10 maggio mi dovevo presentare alla scuola sottufficiali di Viterbo. Per cui io arrivai a Viterbo il 10 maggio del 1976. Ignorante per il volo, nel senso che credevo che nell'esercito, già entrando in questa scuola, guardando a destra e a sinistra, trovavo elicotteri, aeroplani. Nulla di tutto questo. 6 mesi di corso intensivo, addestramento formale, studio, sempre di corsa, disciplina ferrea. Per 6 mesi è stata una cosa sopportabile, però era molto, molto difficile. Finiti i 6 mesi, ci hanno trasferito al CALE, Centro Addestramento Aviazione Leggera dell'Esercito. Quella volta veniva chiamato così. 4 mesi trasferito sempre a Viterbo, però in aeroporto. Lì oltre che iniziare le missioni, oltre che fare lezioni di meteorologia, aerodinamica, diritto aeronautico, e già si cominciava ad assaporare qualcosa di aeronautica.
e si volava con l'L-18. L-18 era un aeroplano giallo, di color giallo, telato. Era un aeroplano da ricognizione che usavano, era uscito negli anni 50, che usava gli americani. Poi l'esercito l'ha acquisito per fare addestramento. E lì ho fatto, mi sembra, 4-5 ore, roba del genere, ma non ho avuto nessun tipo di problema a volare con questo aeroplano. E finito questi 4 mesi, cosa succedeva? Che venivamo trasferiti al 72esimo stormo di Frosinone. Era una selezione abbastanza dura, perché là si volava e si studiava e si volava. Che è successo? Che io avevo un istruttore di volo, un anziano maresciallo di nome Bertoni. In quel periodo, al secondo stormo, c'erano sottufficiali piloti provenienti dall'F-82 e 86 e piloti di F-104 e G-91. Poi venivano lì a fare l'istruttore. E io avevo questo maresciallo Bertoni. E lui parlava poco, mi diceva sempre: non hai capito un cazzo. Purtroppo era così. E in più poi le missioni le ho fatte sempre positive, non ho avuto mai una missione negativa. L'elicottero che pilotavo era una B-47G2, era a pistoni, era un elicottero che aveva il cockpit di Plexiglass, era una lente di ingrandimento nel periodo estivo, proprio una cosa impressionante. E cosa succedeva? Che un giorno, racconto questa perché andando in volo con il maresciallo, lui mi disse: sui 1500 piedi fai una virata di 20 gradi, mantieni 60 nodi e mantieni questo angolo di 20 gradi. E io cominciai a fare questa virata di 360 gradi e lui mi diceva: mantieni 20 gradi, non mantenere 21 gradi, mantieni 20 gradi. Io avevo questa parte qua del casco di volo tutta rovinata. Perché? Il maresciallo, quando io sbagliavo, ma sbagliavo per modo di dire poche cose, noi avevamo una cavezza che era una specie di cravatta che si doveva mettere sulla pala dell'elicottero per non lasciarla libera. Per cui si metteva questa cavezza sull'elicottero, sulla pala, e poi si legava sulla trave di coda. Questa cavezza io la tenevo sempre sulla mia parte destra. Quando lui si arrabbiava con me, prendeva questa cavezza e me la dava in testa. Però ecco, gli errori erano minimi, come dicevo. Una volta andando in volo con lui, sempre, come dicevo, facendo questi 20 gradi, 1500, e dovevano mantenere questa qui per 360 gradi. Lui mi diceva: mantieni 21 gradi, non 22, 20 gradi, roba del genere. Alla fine lui prese la cavezza, ma non la trovò, perché io l'avevo spostata alla mia sinistra. A quel punto lui che ha fatto? Prese il pugno e me lo diede sul casco. In quel momento ho visto l'orologio volare sulla cabina dell'elicottero, volare, e poi si è incastrato sotto la pedaliera. E lui che ha fatto? Vedendo questa situazione che ha fatto, a 1500 piedi, mise dritto l'elicottero, mi chiuse la manetta, entrò in autorotazione e mi disse: ora portalo giù. E io in quel momento non sapevo più che pesci prendere, perché ero in una situazione tragica. Fortunatamente sotto a me c'era un campo di calcio, per modo di dire un campo di calcio, perché era grande e lungo, quindi arrivai precisamente quasi al centro del campo, feci una flirt, lo posai giù, una leggera strisciata, lo posai giù senza problemi. Lui non mi disse niente, mi disse: scendi e prendi l'orologio. Io poi presi l'orologio che era incastrato sotto la pedaliera e lui poi mi disse: no, non lo voglio, questa sera vai a Frosinone, vai da un orologiaio, te lo fai mettere a posto e domani mattina me lo riconsegni. La missione è andata benissimo perché mi ha dato una missione positiva e sull'autorotazione mi diede un ottimo, quindi vi potete immaginare.
E il corso è andato avanti così, non ho avuto nessun tipo di problema. Dopo i 6 mesi venni brevettato io con altri 25 ragazzi, altri 25 piloti, con l'Aquila a 4 pale, con l'Aquila atturrita. Dopo i 6-7 mesi, adesso non ricordo bene, i 25 piloti fummo trasferiti a Viterbo, al centro addestramento aviazione leggera dell'esercito, dove 13 piloti facevano la B205 e 12 piloti facevano la B206. Io sono stato inserito nella B206. La B206 era un elicottero che veniva chiamato AB206 Jet Ranger. È un elicottero leggero da ricognizione armato con una minigun con 6 canne rotanti e sparava 3000 colpi al minuto quando c'era addestramento poligono. C'erano 2 piloti, si potevano portare 3 passeggeri e raggiungeva una velocità sui 230 km/h. Aveva 3 ore di autonomia ed era un elicottero da ricognizione. Avevo come istruttore un bravissimo ragazzo, un tenente Fontana, brava persona. Il corso era molto selettivo, si volava, si studiava meteorologia, tutta roba di volo in quel periodo, navigazione, e in più poi c'erano i servizi aeroportuali. Finito il corso, che mi sono classificato anche bene, mi hanno trasferito a Treviso. Treviso con sede al secondo Stormo, dove c'erano i G91. Venni trasferito a Treviso io insieme a altri 2 miei colleghi, Di Stefano Giulio e Camillo Saracinelli. E fui trasferito al 47esimo Eri Levrieri, che eravamo dalla parte opposta della pista di Treviso.